Ciao amici e amiche del segno dell'Ariete, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo settimanale dal 31 agosto al 6 settembre. E prima di iniziare vi ricordo che è una lettura generica, quindi prendete solo ciò che vi risuona, se volete potete integrarla con il vostro ascendente per avere più informazioni. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli e i link alle playlist per conoscere il significato delle carte della Sibilla Lenormand e della Sibilla italiana. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso vediamo come andrà la settimana. Prima di tutto le energie principali, poi l'ambito amore, il lavoro e le finanze. Come prima carta troviamo il diario, vuol dire avere un inizio di settimana dove state cercando di studiare, di valutare, di capire, forse anche di pianificare i prossimi passi da compiere. Questa ci consiglia di risolvere subito qualcosa o almeno cercare di studiare, di valutare, di verificare prima di procedere, perché c'è bisogno di sicurezza, c'è bisogno di certezza. Probabilmente nel corso della settimana riuscirete già a ottenere sia maggior sicurezza sia anche dei risultati. La carta dell'ancora inoltre parla di nuovo equilibrio, di avere dei riscontri positivi, c'è impegno, c'è volontà, c'è dedizione, c'è anche speranza in alcune circostanze, soprattutto magari in quelle che vi impensieriscono o quelle che sono un po' più complesse per voi da gestire. L'aiuto di una persona o altrimenti proprio la vostra perseveranza, la vostra costanza vi aiuterà a gestire qualsiasi cosa. Quindi vediamo una settimana di mantenimento, una settimana di gestione, una settimana che non permette al momento nuovi inizi. Le carte vi consigliano di gestire quello che avete in questo periodo, soprattutto se magari dovete sistemare, dovete concludere qualcosa. I segni zodiacali da attenzionare sono quelli di acqua, cancro, scorpione e pesci, e troviamo anche quelli di terra, toro, vergine e capricorno. E adesso procediamo con l'ambito amore. In questo ambito vediamo coppia, le relazioni più importanti e poi per i single. La pratolina è sempre bella e positiva, soprattutto anche insieme al Giacinto, ci parlano di una settimana o almeno la maggior parte, soprattutto i primi giorni, dove c'è fiducia, dove ci sono anche magari delle belle circostanze, degli eventi felici, quantomeno si vede serenità. Se c'è qualcosa che non va, molto probabilmente o si mette un attimino da parte per riflettere e capire meglio, o altrimenti si vede già un buon margine di miglioramento. L'anemone fa capire che alcune emozioni potrebbero essere forti, forse è per questo che state cercando di riflettere e gestire appunto le vostre stesse emozioni, o magari ci sono alcune cose che abbiamo visto sin dall'inizio, potete aver difficoltà a comprendere, magari di questioni personali o anche come atteggiamenti e comportamenti di altre persone, degli affetti più importanti e in amore ovviamente, però si vede una fase di costruzione, una fase dove in qualche modo c'è, come abbiamo visto, un mantenimento e ci si prende del tempo per godere di qualcosa di bello. Anche per i single vale questo, quindi degli eventi felici, forse anche socializzazione, nuove conoscenze. È interessante che ci sia il Giacinto perché vuol dire che c'è qualcosa di forte, può essere un'attrazione, un desiderio, una fase iniziale, magari di conoscenza o anche un gioco amoroso. Succede quando conosciamo qualcuno o quando comunichiamo con una persona che potrebbe essere anche stimolante. Quindi
possiamo avere sia un nuovo inizio o una fase che procede in questo modo se è già in corso d'opera, però si vede che si procede pian pianino con cautela e con molta calma. Magari al momento si tratta di una bella amicizia che può sfociare in qualcos'altro, oppure vi state prendendo tempo per fare le vostre valutazioni, forse magari per cercare, conoscere altre persone che potrebbero essere più interessanti, più coinvolgenti. E adesso diciamo, vediamo la parte del lavoro e delle finanze. La carta del ladro non deve spaventare, anche perché abbiamo carte abbastanza positive, abbiamo Imeneo e poi la carta artista. Vuol dire che è una fase di passaggio. Ovviamente il suo significato ci può avvertire di un qualcosa che dobbiamo attenzionare e che non dobbiamo assolutamente valutare. Certe volte si può trattare di atteggiamenti o persone che sono intorno a noi in ambito lavorativo, oppure magari può far riferimento a delle promesse non mantenute, a degli impegni, che magari si prende un appuntamento e un cliente si dà di nebbia. Questo è giusto per darvi qualche indicazione, oppure una persona vi promette di aiutarvi e non lo fa, o ci possono essere degli impedimenti causa forza maggiore, magari delle incomprensioni, dei litigi nell'ambiente lavorativo. E poi ovviamente si tratta anche di una carta che ci avverte di evitare inganni, di fare attenzione alle truffe, a queste cose qui, insomma. Questa è quasi una raccomandazione in realtà che secondo me vale un po' per tutti quanti, quindi non solo dell'Ariete. Però ci sono buone prospettive, quindi vuol dire che già nel corso della settimana qualcosa viene risolto immediatamente, si è in pieno controllo, potrebbe esserci anche l'aiuto e il sostegno di una persona, ma si vede una fase iniziale, come abbiamo visto sin dall'inizio, di studio, di valutazione per realizzazione futura. Forse c'è un progetto in corso d'opera, forse si stanno valutando gli ultimi passaggi di qualcosa di importante. Se state valutando possibili investimenti, io non parlo solo di denaro, ma proprio di impegno, di dedizione, di energia a livello psicofisico che volete impiegare in qualcosa, magari questo è il momento giusto per mettersi in moto pian pianino. Più che altro di pianificare, di studiare per far sì che le vostre stesse energie vengano utilizzate nel miglior modo possibile e sfruttate, perché magari se ampliamo eccessivamente la nostra ricerca, se mettiamo in moto troppe cose, diciamo rischiamo di non portarne avanti nessuna, di non riuscire a fare tutto. E questo vale per chi ha il lavoro e anche e soprattutto secondo me per chi lo sta cercando e chi sta valutando progetti di lunga durata. È favorevole pensare adesso, cercare di riflettere, accogliere magari creatività, ispirazione, può essere un consiglio, un'opportunità, una persona che magari vi può dare un consiglio, un aiuto, ma non solo, anche proprio un messaggio importante, e può essere una proposta, un'opportunità in senso generale. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguito. Se volete in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello lunare quindicinale. Alla prossima, vi auguro una buona settimana. Ciao!